Chiudi gli occhi per un secondo. Cosa vedi? Buio? Nero? Ti sbagli. Anche il nero è qualcosa. Il nero richiede spazio per esistere. Richiede tempo per essere osservato. 13,8 miliardi di anni fa non c'era nemmeno il nero. Non c'era il vuoto. Non c'era il prima. Immagina di cancellare tutto. Via le stelle, via le galassie, via gli atomi, via lo spazio vuoto tra gli atomi. Ora cancella il tempo stesso. Non hai più un orologio che ticchetta. Quello che resta è un punto, un singolo punto matematico, infinitamente piccolo, infinitamente denso, più piccolo di un singolo granello di sabbia, più piccolo di un atomo, più piccolo di un protone. E in quel punto è compresso tutto. Ogni stella che vedrai stasera, ogni oceano, ogni persona che hai mai amato, ogni respiro che farai nella tua vita. Tutto è lì, schiacciato in una prigione di densità impossibile, in attesa. Poi qualcosa si rompe. Non sappiamo perché. Forse una fluttuazione quantistica casuale. Forse una legge fisica che ancora non comprendiamo. Ma l'equilibrio si spezza. E accade l'impensabile. Non è un'esplosione come la immagini, con fuoco e fiamme che si espandono in una stanza vuota. No, è lo spazio stesso che inizia a nascere. Immagina un tessuto elastico infinito che viene tirato violentemente in tutte le direzioni. In una frazione di secondo così piccola che non abbiamo nemmeno numeri per scriverla. L'universo passa dalla dimensione di un protone a quella di un pompelmo. Sembra poco? È un'espansione di miliardi di volte in meno di un battito di ciglia. Se una moneta da €1 si espandesse allo stesso ritmo, diventerebbe grande come la Via Lattea in meno di 1/1000 di secondo. Questa è l'inflazione. Una violenza creatrice assoluta. Ora l'universo è grande, ma è un inferno. La temperatura è di miliardi di gradi. Non esiste la materia come la conosci. Non ci sono atomi, non ci sono molecole. C'è solo energia pura che si condensa e si dissolve freneticamente. È una zuppa di quark e gluoni. Immagina un oceano di particelle che non riescono a stare insieme perché il calore è troppo intenso. Appena due particelle provano a unirsi per formare un nucleo, vengono colpite da un fotone energetico e spazzate via. È il caos totale. È come cercare di costruire un castello di carte dentro un uragano di fuoco. In questo momento, le leggi della fisica stanno combattendo per stabilizzarsi. La gravità, l'elettromagnetismo, le forze nucleari si stanno separando l'una dall'altra come olio e acqua. Passano 3 minuti, solo 3 minuti dall'inizio del tempo. L'universo si è espanso abbastanza da raffreddarsi leggermente. Ora siamo scesi a solo 1 miliardo di gradi. E qui accade il primo miracolo della struttura. Il caos rallenta. I quark, stanchi di correre, iniziano a legarsi. 3 alla volta. 2 su, 1 giù. 1 su, 2 giù. Nascono i protoni. Nascono i neutroni. Sono i mattoni della tua esistenza. In questi 3 minuti viene forgiato quasi tutto l'idrogeno e l'elio che oggi compongono le stelle. Se avessi potuto prelevare un cucchiaino di quella materia primordiale, avresti avuto in mano il carburante per tutte le stelle future. Ma c'è un problema. L'universo è ancora una nebbia densa e opaca. La luce è prigioniera. I fotoni cercano di viaggiare, ma sbattono continuamente contro elettroni liberi. L'universo è luminoso, ma è una nebbia di luce impenetrabile. Dobbiamo aspettare. Non minuti, non ore, ma 380.000 anni. Per tutto questo tempo l'universo è stato una palla di plasma incandescente, simile all'interno del Sole. Un luogo dove nulla poteva vedere nulla. Ma l'espansione continua e l'espansione raffredda. Quando il termometro cosmico scende sotto i 3000 gradi, accade l'evento che cambia tutto, la ricombinazione. Gli elettroni
che fino ad ora correvano all'impazzata, vengono catturati dai protoni. Si formano i primi atomi neutri e improvvisamente lo spazio si pulisce. La nebbia svanisce. I fotoni di luce sono finalmente liberi di viaggiare. È come se qualcuno avesse improvvisamente aperto le tende in una stanza buia. Quella luce, liberata in quell'istante, sta viaggiando ancora oggi. La chiamiamo radiazione cosmica di fondo. È l'eco del Big Bang che possiamo ancora ascoltare con le nostre antenne. Ma dopo quel flash di libertà cala il buio. Un buio vero, profondo. Non ci sono ancora stelle, non ci sono galassie, c'è solo gas. Nubi immense di idrogeno ed elio che fluttuano nel vuoto silenzioso. Queste sono le età oscure del cosmo. Potresti navigare per milioni di anni luce e non incontrare nulla se non gas freddo e oscurità. Sembra che l'universo sia morto prima ancora di cominciare. Ma nel buio una forza invisibile sta lavorando. La gravità. La gravità è paziente. La gravità non dorme mai. Inizia ad accarezzare le nubi di gas. Trova le zone dove il gas è leggermente più denso, anche solo di una frazione infinitesimale, e inizia a tirare. Piano, poi più forte. Attira atomo su atomo. Costruisce grumi di materia nel nulla. La pressione al centro di questi grumi di gas diventa insostenibile. La gravità schiaccia tutto verso il centro. La temperatura sale di nuovo. 1000 gradi. 1.000.000 di gradi. 10 milioni di gradi. E poi la scintilla. I nuclei di idrogeno si fondono. È nata la prima stella. Ma non è una stella come il nostro Sole. Queste prime stelle, chiamate di popolazione 3, sono mostri. Sono giganti blu, centinaia di volte più massicce del Sole, milioni di volte più luminose. Vivono veloce, bruciano con una furia inimmaginabile e muoiono giovani. Ma la loro luce, la prima vera luce stellare, squarcia il buio delle età oscure. È l'alba cosmica. L'universo si è svegliato. Queste prime stelle hanno un compito sacro. All'inizio l'universo era noioso, solo idrogeno ed elio. Non potevi costruire pianeti rocciosi, non potevi costruire acqua, non potevi costruire te. Servivano elementi pesanti, carbonio, ossigeno, ferro. E dove si trovano? Nel cuore di quei mostri stellari. Quando queste stelle giganti esplodono in supernove, non stanno solo morendo, stanno seminando. Scagliano nello spazio gli ingredienti della vita. Ogni atomo di carbonio nei tuoi muscoli, ogni atomo di ferro nel tuo sangue, ogni atomo di calcio nelle tue ossa è stato cucinato nel nucleo di una stella morta miliardi di anni fa. Tu sei, letteralmente, un cimitero stellare riassemblato. Ora facciamo un passo indietro, un passo enorme. Se guardiamo l'universo da molto lontano, le stelle non sono sparse a caso come polvere sul pavimento. Seguono un disegno, una struttura. È la ragnatela cosmica. Filamenti lunghi miliardi di anni luce collegano nodi densi di materia. È come una rete neurale gigantesca, o come le vene di un corpo divino. Le galassie scorrono lungo questi filamenti come perle su un filo, attratte dalla gravità verso i grandi ammassi. E sai cosa tiene insieme questa impalcatura impossibile? Qualcosa che non possiamo vedere, la materia oscura. È l'architetto invisibile. Senza di essa, le galassie si sfalderebbero come zucchero filato al vento. È lì, pesa, tira, ma non brilla. All'interno di questa rete, le galassie non stanno ferme. Danzano, si scontrano, si divorano. La nostra Via Lattea è un predatore. Nel corso della sua vita ha ingoiato decine di galassie nane più piccole, strappando le loro stelle e aggiungendole al proprio alone. È un atto di cannibalismo cosmico che continua ancora oggi. E tra 4 miliardi di anni accadrà l'evento più spettacolare del nostro vicinato, lo scontro con Andromeda. 2 spirali giganti che si compenetrano. Non sarà
uno schianto frontale, ma una danza gravitazionale che durerà eoni, deformando le spirali in un'unica, enorme galassia ellittica. Il cielo notturno della Terra, se ci sarà ancora qualcuno a guardarlo, sarà un incendio di stelle. Per miliardi di anni, tutto sembrava rallentare. La gravità stava facendo il suo lavoro, tirando tutto verso l'interno. Ci aspettavamo che l'espansione dell'universo frenasse come una palla lanciata in aria che rallenta prima di ricadere. Ma nel 1998 abbiamo scoperto qualcosa che ci ha terrorizzato. L'universo non sta rallentando, sta accelerando. Le galassie lontane scappano via da noi sempre più velocemente. È come se avessi lanciato quella palla in aria e, invece di ricadere, quella schizzasse via verso lo spazio a velocità folle. Qualcosa sta spingendo. Qualcosa sta creando nuovo spazio tra le galassie. La chiamiamo energia oscura. Non sappiamo cosa sia. Sappiamo solo che costituisce il 70% di tutto ciò che esiste. Il vuoto non è vuoto. Il vuoto spinge. Questa accelerazione ha una conseguenza tragica. Immagina di correre verso un amico, ma il pavimento tra di voi si allunga più velocemente di quanto tu possa correre. Non lo raggiungerai mai. Accade lo stesso con la luce. Ci sono galassie laggiù, ai confini del cosmo, che emettono luce verso di noi. Ma lo spazio si espande così in fretta che quella luce non ci arriverà mai. Stanno scomparendo oltre l'orizzonte cosmico. Ogni secondo che passa, migliaia di galassie escono per sempre dal nostro universo osservabile. Stiamo diventando soli. Se fossimo nati tra 100 miliardi di anni, i nostri telescopi vedrebbero solo buio. Penseremmo di essere l'unica galassia in tutto l'universo. Non sapremmo mai del Big Bang. Siamo fortunati a vivere in un'epoca in cui possiamo ancora vedere la storia. Facciamo un salto avanti, molto avanti, tra 100 trilioni di anni. L'era delle stelle è finita. Le grandi supernove sono solo un ricordo. Non nasce più nulla. Il gas interstellare è esaurito. Le ultime stelle rimaste sono le nane rosse, piccole e fioche, che consumano il loro carburante con avarizia, ma anche loro, alla fine, si spegneranno. L'universo diventerà un cimitero di cadaveri stellari, nane bianche, stelle di neutroni e buchi neri. Sarà un luogo freddo, buio e silenzioso. Se guardassi il cielo da un pianeta sopravvissuto, non vedresti nulla, solo nero assoluto. Forse ogni tanto un lampo lontano di 2 cadaveri stellari che si scontrano. Ma sarà raro. La festa è finita. Le luci si stanno spegnendo una ad una. In questo futuro desolato, i padroni saranno loro, i buchi neri. Galassie intere saranno state ingoiate dai buchi neri supermassicci al loro centro. Questi mostri divoreranno tutto ciò che è rimasto. Pianeti, stelle morte, polvere. Vagabonderanno nel vuoto come squali in un oceano senza pesci. Ma la fisica è crudele. Nemmeno i buchi neri sono eterni. Stephen Hawking ci ha insegnato che anche loro evaporano. Perdono energia, particella dopo particella, nel corso di eoni incalcolabili. Immagina una clessidra che impiega un Google di anni per svuotarsi. Un 1 seguito da 100 zeri. Questo è il tempo che impiegheranno per svanire. E alla fine rimarrà solo la radiazione. Fotoni stanchi, stirati dall'espansione fino a diventare onde radio debolissime. La temperatura dell'universo raggiungerà lo zero assoluto. L'entropia sarà massima. Nessuna energia potrà più essere scambiata. Nessuna vita potrà esistere. Nessun pensiero potrà essere formulato. È la morte termica, il Big Freeze. Tutto ciò che è stato, tutto ciò che ha lottato, amato, costruito, ridotto a un vuoto statico ed eterno. È una fine deprimente, vero? Una storia che inizia con un botto e finisce con un sussurro. Ma aspetta, forse non è la fine. Forse è solo
l'intervallo. C'è un'altra possibilità, una teoria che sta guadagnando terreno tra i fisici che osano guardare oltre il modello standard. E se il Big Bang non fosse stato l'inizio? E se fosse stato solo un rimbalzo? Immagina l'universo non come una linea retta che va da A a B, ma come un polmone. Un polmone cosmico che respira, inspira, espira, espansione, contrazione. Questa è la teoria del Big Bounce, il grande rimbalzo. Secondo la Loop Quantum Gravity, lo spazio non può essere compresso all'infinito. C'è un limite. Quando l'universo si contrae troppo, la gravità diventa repulsiva. Invece di schiacciare, esplode. Immagina che l'energia oscura, quella forza misteriosa che oggi spinge le galassie via, un giorno perda potenza o addirittura inverta il segno. La gravità tornerebbe a vincere, l'espansione rallenterebbe, si fermerebbe e poi inizierebbe il terrore, la contrazione. Le galassie lontane inizierebbero ad avvicinarsi. Il cielo notturno diventerebbe sempre più luminoso. La temperatura di fondo inizierebbe a salire. L'universo si trasformerebbe in un forno a microonde che si restringe. Tutta la materia, tutta la luce, tutta l'energia verrebbe spinta indietro verso il centro. Sarebbe un film riavvolto velocemente verso l'inizio. E quando tutto è schiacciato in quel punto infinitesimale, quando la densità raggiunge il limite critico, boom, un nuovo Big Bang. Un nuovo universo nasce dalle ceneri del vecchio, nuove leggi fisiche, nuove costanti. Forse, in quel nuovo universo, la luce viaggia a una velocità diversa. Forse la gravità è più debole. Forse non esiste il carbonio e la vita è fatta di silicio. O forse è tutto identico. Forse questo esatto momento, tu che ascolti queste parole, è già accaduto infinite volte. E accadrà infinite altre volte. Un ciclo eterno di distruzione e rinascita, senza inizio e senza fine. Se questa teoria è vera, siamo immortali nel modo più strano possibile. Siamo parte di un meccanismo perfetto, che non spreca nulla. Ogni atomo del tuo corpo ha viaggiato attraverso eoni di espansione e contrazione. Hai dentro di te la memoria di universi passati. Roger Penrose, premio Nobel, suggerisce che potremmo persino trovare tracce di questi universi precedenti. Le cicatrici di Hawking nel fondo cosmico. Cerchi concentrici nel cielo che sarebbero l'eco di buchi neri giganti scontratisi nell'eone prima del nostro. Stiamo cercando queste impronte. Stiamo cercando di leggere la storia di ciò che c'era prima del tutto. Quindi, cos'è il Big Bang? Non è solo un'esplosione nel passato, è un processo ancora in corso. Tu sei il Big Bang. L'espansione continua nelle tue cellule. L'energia di quell'istante iniziale è ciò che fa battere il tuo cuore ora. Non sei un osservatore esterno che guarda l'universo. Tu sei l'universo che ha creato occhi per guardarsi. Sei l'universo che ha creato una mente per meravigliarsi di se stesso. Che finisca nel gelo o nel fuoco, che sia l'unico o uno di infiniti. Questo momento è tuo. Siamo polvere di stelle che ha preso vita, sospesa per un attimo tra due eternità di buio. E mentre guardi il cielo stanotte ricorda, non stai guardando il vuoto, stai guardando le tue origini e forse stai guardando anche il tuo futuro. Io sono Renderium e questa è la nostra storia infinita. Iscriviti per continuare il viaggio.